Ciao a tutti, in questo video parliamo di genetica. La genetica, come sapete, è un mondo bellissimo e oggi parleremo di genetica in relazione ai cani e ai gatti, in relazione alle razze di cani e gatti. Perché parliamo di genetica? Perché fondamentalmente negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo incredibile riguardo a test genetici sulle razze di cani e di gatti. E in questo video cercherò di spiegarvi perché può essere utile chiaramente agli allevatori, ma perché può essere molto utile chiaramente ai proprietari di cani. Allora, partiamo subito col dire che negli ultimi anni i laboratori hanno introdotto una serie incredibile di test genetici che veramente hanno creato un sistema tale che per ogni razza noi possiamo andare ad escludere una serie di patologie che geneticamente hanno una loro importanza, cioè che fondamentalmente si possono andare ad escludere o a confermare grazie a dei test genetici. Quindi banalmente facciamo un esempio, per quanto riguarda i border collie pastori australiani hanno questo problema della mutazione del gene MDR1. Se non sapete di cosa sto parlando, cliccate qua e vi uscirà il video di cui ho parlato del gene MDR1. Questo gene è molto importante in questa razza e sapere se il cane ha questa mutazione o meno è molto importante per la gestione, chiaramente, perché alcuni farmaci non li possono prendere se hanno questa mutazione, e anche per le anestesie è molto importante. Ed esiste questo test genetico sangue e ti dice il cane è sano, normale, oppure normale mutato. Sapete che i geni vanno in due, coppia, uno il maschio, uno la femmina, trasmettono al figlio. E quindi abbiamo questa situazione che ci permette di dire il cane ha questa mutazione, ha solo un gene mutato, ce li ha tutti e due, okay. E di questo i laboratori, i ricercatori hanno creato una serie di test genetici per tantissime patologie, e questo fa sì che ci permette di escludere tantissime patologie in ogni razza. Quindi in base alla razza noi sappiamo che ci sono queste patologie che possiamo andare ad escludere. Per gli allevatori questo è un passaggio, uno step elevatissimo, nel senso che permette in teoria agli allevatori di andare ad eliminare nel proprio allevamento alcune tipologie di malattie, quelle fondamentalmente per cui esiste un test genetico. E inoltre possono, attraverso questi test genetici, quando devono vendere un cane, possono fondamentalmente già dire il vostro cane questa malattia non ce l'ha, questa malattia non ce l'ha, questa malattia non ce l'ha. E questo secondo me è il futuro fondamentalmente dell'allevamento. Chiaramente non si può ottenere il risultato in un giorno, però questo è qualcosa che agli allevatori sarà il futuro, riuscire a eliminare nella propria razza che allevano questo tipo di patologia, in modo da dare dei cani più sani possibili. Al proprietario è interessante questa cosa, molto. Chiaramente se gli allevatori dovessero darci i test genetici di madre e padre, già con quelli noi possiamo già fare una valutazione di quello che potrebbe essere il nostro cucciolo. Faccio un esempio semplice, facciamo dei test genetici, prendiamo una razza, per esempio il Rhodesian Ridgeback. Ci sono una serie di esami legati al Rhodesian Ridgeback genetici, li facciamo alla mamma, li facciamo al papà. Abbiamo i risultati e risultano che per quelle patologie per cui noi abbiamo i test genetici per il Rhodesian Ridgeback, sia il padre che la madre sono tutti normali. Vuol dire che il 100% dei cuccioli non avranno questo problema, e quindi anche senza fare l'esame genetico poi al nostro cucciolo sappiamo già la sua situazione su quelle patologie. Differente se magari invece la madre magari ha un gene di una patologia che non è normale. A quel punto magari invece le altre malattie sono invece normali. Andremo a testare quella malattia per vedere se la mamma ha trasmesso il gene sano oppure
ha trasmesso quello non normale, diciamo, e quindi faremo magari solo quel test, perché gli altri abbiamo già sappiamo che sono tutti normali. Se invece abbiamo per esempio di una patologia il padre che è normale e la madre invece non normale, sappiamo con sicurezza che il nostro cane sarà non normale, senza neanche eseguire il test, perché il gene che è trasmesso dalla mamma è sicuramente non normale e il gene che è stato trasmesso dal padre è sicuramente normale. Poi ovviamente ci sono altre complicazioni, se abbiamo per esempio non normale, in quel caso lì chiaramente avremo nella cucciolata dei cani che saranno non normale e dei cani che saranno non normale. Se questa patologia è recessiva, cioè significa che deve avere tutti e due i geni non normali, chiaramente il test genetico in questo caso è utilissimo, perché abbiamo un 50% che il cane svilupperà quella malattia e un 50% che non la svilupperà e sarà solo portatore. Quindi al proprietario è molto in realtà interessante sapere questa cosa dei test genetici ed eventualmente parlatene col vostro medico veterinario, perché magari del vostro cane esiste una serie di test genetici che non avete ancora fatto e sarebbe utile, magari si fa un piccolo esame del sangue, si verifica se il vostro cane è portatore oppure ha tutti e due i geni invece che dichiarano che probabilmente svilupperà quella patologia. Non sempre, questo voglio sottolinearlo, non sempre il fatto di avere tutti e due i geni positivi significa che il cane svilupperà la malattia. È probabile, ma non sempre. Faccio un esempio della mielopatia degenerativa, ho fatto un video nelle scorse settimane. Per esempio nella mielopatia degenerativa il fatto di avere il cane che tutti e due i geni fondamentalmente presentano il gene diciamo mutato, quindi che predispone alla malattia, non significa che se noi abbiamo quel quadro clinico è sicuramente quello, va comunque escluso altre patologie. Quindi per farvi capire che non è che il fatto di avere una situazione genetica disastrosa dobbiamo dire oddio svilupperà sicuramente. In alcune patologie è molto probabile, in altre non è detto, quindi è molto utile avere queste indicazioni nella gestione sanitaria, perché aiuta tantissimo prima di tutto il medico veterinario, perché può già farsi un'idea di come saranno quelle patologie sul vostro cucciolo e quindi in una situazione particolare in cui magari il cane ha dei segni, dei sintomi di una patologia genetica, di una patologia e il test genetico magari ce l'abbiamo già, è un vantaggio perché non dobbiamo aspettare magari quella settimana, perché magari nel test genetico ci dice normale, quindi andiamo già ad escluderla. Quindi capite che è un vantaggio per il medico veterinario e una velocità, perché non perdiamo magari quella settimana in cui dobbiamo fare quel test genetico. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande scrivetelo qua sotto, perché la genetica è molto bella ma è anche molto a volte difficile da capire, no? Vi concludo solo col discorso degli occhi per chi non ha studiato genetica alle superiori. Gli occhi, no? Abbiamo gli occhi marroni e gli occhi azzurri. Gli occhi marroni sono dominanti nell'uomo, gli occhi azzurri sono recessivi. Quindi se una persona ha gli occhi azzurri, i geni saranno azzurro, mentre invece una persona che ha gli occhi marroni potrebbe avere il gene marrone e il gene azzurro. Ed è il motivo per cui da due persone con gli occhi marroni potrebbe nascere un figlio con gli occhi azzurri, perché se geneticamente uno ha gene occhi marroni, occhi azzurri, il padre, e la madre ha gli occhi marroni e gli occhi azzurri, un gene occhi marroni e un gene occhi azzurri, chiaramente se tutti e due danno il gene occhi azzurri nasce il figlio con gli occhi azzurri. È molto complessa, neanche così tanto, però chiaramente magari per chi non è avvezzo alla genetica può essere complicata. Comunque ricordo sempre, informatevi sui test genetici dei cani e dei gatti, perché vi si apre un mondo molto interessante e che la medicina veterinaria si sta spingendo sempre di più, proprio perché avere degli esami che ci escludono già delle malattie, delle patologie è molto importante nella gestione della salute dei nostri cani e dei nostri gatti. Un saluto a tutti e alla prossima.